Io non credo di avere fatto niente di eccezionale con la Miura. Lamborghini non aveva niente da perdere. Giampaolo Dallara ha fatto 2 trendsetter, la Lamborghini Miura e la Dallara Stradale, perché lui è un trendsetter. La Stradale è figlia di un genio emiliano prestato al motorsport, l'ingegner Giampaolo Dallara. Mi sono accorto di essere ancora ottimista tutto sommato, perché l'inverno fai una macchina, sei sempre vincente, sei fiducioso veramente. Più che l'apprensione mi sono ritrovato sempre ad avere la speranza di stravincere, non di vincere, non mi accontento neanche di vincere, e poi qualche volta ti capita che qualcuno tira delle pettinate che ti ricorda, no, li hai sottovalutati. La punizione giusta è che devi impegnarti di più. Non c'è alternativa, è le corse, è il bello delle corse. La Stradale è stato un pochettino l'esame finale. Dal primo momento in cui mi sono messo a sedere sulla Stradale, ho capito una cosa, ho capito che cos'è l'auto per l'ingegnere. Ho cominciato a superare il 100-120, ho cominciato a sentire che qualche cosa stava succedendo, non mi era mai capitato così prepotentemente prima. Lì mi si è aperto un mondo che non conoscevo, quello dell'aerodinamica. Probabilmente sì, probabilmente è una nerd delle prestazioni. La prestazione si può ottenere con rapporto peso-potenza e in più si può ottenere con la combinazione di rapporto peso-potenza per quel dato livello di carico aerodinamico. Viste le premesse, portare in alta quota una barchetta forgiata da uno dei simulatori di guida più avanzati al mondo potrebbe essere stata una clamorosa cazzata. La sua, d'altro canto, è grazia pura, affinata sui cordoli a suon di Grand Plié e Pas de Deux. Ma non avevamo scampo, avevamo voglia di provare a farla danzare tra le curve in modo diverso. Far prendere un po' d'aria fresca a questa nerd della prestazione pura. E quindi avevamo bisogno di neve, montagne di neve. Ci abbiamo messo tanto tempo perché prima c'era sempre qualcosa di più importante e non si riusciva mai a partire. Poi che ha fatto scattare la molla è stato proprio delle ragioni anagrafiche. Ho detto, signori, ormai mai vicino agli 80 o adesso mai più, insomma, non è che ho ancora tante carte da giocare. Un trendsetter cambia i parametri e dice no, adesso non guardiamo più la potenza, non guardiamo più i chilometri all'ora, proviamo a guardare il peso, il carico aerodinamico e l'accelerazione laterale, perché questi 3 parametri danno la sintesi dell'automobile da competizione, che portata su strada si chiama piacevolezza di guida. Lo spirito della macchina che stiamo facendo è proprio quello, insomma, fare un'automobile per il piacere di guidare, non per andare da un posto all'altro, per il piacere di godersi il viaggio da un posto all'altro. Cioè, l'ingegnere aveva in testa in maniera del tutto chiara che cosa doveva fare in termini di prestazione e qual era la filosofia. Siamo partiti dal fatto che dal punto di vista aerodinamico questo oggetto doveva portare sulla strada quello che abbiamo imparato in 40 anni di motorsport. E quando hai in testa quel concetto e quel livello di performance devi partire da quello che noi chiamiamo l'aero concept, quindi qual è il concetto che ci sta dietro quella performance. E quel concept è nato prima ancora di pensare alla macchina. Sapevamo come doveva essere fatto il diffusore anteriore, sapevamo che l'aria andava canalizzata in un certo modo, sapevamo che dietro avremmo dovuto aggiungere un diffusore importante. Volevamo avere un top body, quindi la parte superiore non portante ma al più neutra,
avevamo bisogno di tutta una serie di piccole accortezze di packaging e di layout che solo applicandole in un certo modo ti potevano permettere di traguardare il concept aerodinamico che ci eravamo dati come obiettivo. Dopo la supercar, l'ingegnere ha regalato a chi ama le auto innovative un concetto nuovo, l'aerocar. Ma l'idea della stradale nasce proprio da una macchina da competizione portata su strada. Quindi partiamo dalla pista per poi portarla sulla strada e scopriamo magicamente che facendo una macchina efficiente per la pista, molto leggera, con una grande aerodinamica, incredibilmente diventa molto piacevole da guidare anche nella strada normale. Uno prova la dall'area stradale, quando va in pista si aspetta che vada forte, non così forte ma si aspetta che vada forte. Ma la cosa che è più sorprendente, che ci dicono tutti, è quando vai per la strada normale che non ti aspetti il livello di comfort che ti dà la macchina, ma è tutto dato dalla leggerezza e dalle sospensioni, dal disegno delle sospensioni. Quindi uno prende una buca, e adesso ne abbiamo anche tante, e magicamente scivola sopra. In effetti quest'auto risponde a una doppia logica di messa a punto, da un lato quella del guru degli assetti per le autostradali, Loris Bicocchi, da qui tutta una serie di caratteristiche che stiamo scoprendo. Come ad esempio il comfort. Nei 423 km che da Varano de Menegari, quindi dalla sede della Dallara, ci hanno portato fino a queste strade, a questi paesaggi, patrimonio dell'UNESCO, a sorprendere è stato il comfort. Sorprendente perché? Intanto perché stiamo parlando di un'auto estremamente sportiva e bassa, e poi perché le sospensioni sono completamente analogiche. Abbiamo sempre acceso delle lampadine color, non solo in termini di performance, di grip o di elasticità laterale o di precisione, ma anche di comfort. E questo è stato il primo supporto importante che abbiamo avuto dalla Pirelli. Noi, lavorando sulle sospensioni, ci abbiamo messo il nostro, insomma. Ovvio che quando hai un telaio così rigido, quando hai un rapporto di masse sospese e non sospese buono, così tutto questo viene in aiuto. Per arrivare a gommare del supercar bisogna avere molta tecnologia alle spalle. Bisogna evidentemente essere vicini alla casa auto e contribuire proprio all'innovazione di un modello e quindi cercare di vedere sempre con l'occhio della casa auto quali sono davvero gli obiettivi da raggiungere. Poi bisogna creare un equilibrio tra diversi materiali, perché un pneumatico è prodotto di tanti materiali, cercare quell'equilibrio che per quella vettura dà il massimo di quello che la casa auto vuole avere. Beh, la sospensione riassume, se vuoi, un po' quello che facciamo normalmente nel motorsport. È un quadrilatero articolato in acciaio con i materiali che utilizziamo nelle vetture da corsa, e ci sono alcune, come dire, chicche, scelte tipiche della nostra azienda. Per esempio il braccio inferiore, che è un braccio esposto al flusso aerodinamico, al famoso flusso aerodinamico del diffusore anteriore, ha un profilo goccia, perché deve essere un oggetto che non disturbi l'aerodinamica, che sia il più neutro possibile. Ma la funzionalità e la forma sempre, questo il braccio superiore non è bagnato dall'aria, allora era molto più efficiente, semplice e leggero utilizzare un profilo tondo. L'altro lato della messa a punto riguarda l'aspetto aerodinamico, per il quale alla Dallara si sono affidati a una vecchia conoscenza delle ruote scoperte, Marco Apicella. Si va a Nardò, questa pista meravigliosa di handling, che è probabilmente una delle più belle piste dove poter sviluppare una vettura, e avevamo questi due super professionisti come Apicella e Loris Bicocchi, con Loris Bicocchi tra l'altro con un'esperienza decennale in quella pista, no? Un'esperienza totale di conoscenza profonda di quel circuito handling. E aveva avuto la fortuna già di guidare Marco in quella pista con la nostra macchina, quindi lui si era creato già alcuni riferimenti. Nel primo giro
fatto insieme con Marco che guida e Loris passeggero, perché avrebbe poi dovuto cominciare anche a guidare Loris in pista, quindi Marco gli diceva guarda facciamo un giro, guardiamo insieme un po' di cose. E lì la cosa che poi ci ha raccontato Loris dopo, alla prima curva a Nardò, lui aveva i suoi riferimenti, vedeva che Marco non frenava, vedeva che Marco teneva giù. Sapevo che lì doveva cominciare a frenare, no? Di solito qui rallentiamo, tant'è che a un certo punto non avevo più il dubbio se ci stavamo dentro la curva o no, cominciavo a chiedermi quanto male ci saremmo fatti, perché per me era scontato che saremmo andati a picchiare. Perché quello che succedeva è che veramente puoi portare velocità in curva come nessun'altra volta era capitato a Loris in quella pista. Che vuol dire, visto il benchmark di quando si nomina Loris Bicocchi, vuol dire che avevamo fatto qualcosa di speciale. Qui abbiamo messo tutte le nostre conoscenze delle corse. Siamo abituati in Galleria Vento a fare della ricerca per avere un carico molto importante, mettiamolo anche nelle vetture stradali, almeno così possiamo fare le prestazioni anche noi, insomma. Cerchiamo di fare delle vetture con una bassa resistenza per le gare di durata, facciamo anche una vettura con una resistenza bassa, così almeno se togli l'ala puoi fare anche delle prestazioni importanti dal punto di vista velocistico. Le norme di sicurezza, se le facciamo per le vetture da corsa, facciamole anche sulla vettura stradale, insomma abbiamo messo insieme tutto quello che abbiamo imparato e l'abbiamo messo lì. Ecco, questa vuole essere una vettura da corsa che va su strada, omologata su strada, con la sicurezza anche di una vettura stradale, anche con la silenziosità di una vettura stradale, tant'è che ci sono quelli proprio corsaioli, la prima cosa che dicono ma questo non fa rumore, e allora dal momento che c'è qualcuno che vende anche un silenziatore corsaiolo, c'è qualcuno che magari poi va in pista e ci mette solo un silenziatore che faccia un po' più di rumore, insomma. Anzi non un silenziatore, un evidenziatore del rumore che può anche essere gradevole, può diventare un suono. Ho cercato di imparare a sfruttare l'aerodinamica, cosa che non mi era mai capitato così prepotentemente. A 130 all'ora, nella macchina che ha il pacchetto aerodinamico più evoluto, stai utilizzando soltanto circa il 20% di carico aerodinamico, che comunque è già sensibile ed è già lo senti guidando. Se consideriamo per esempio una velocità media tipica di una guida un po' sportiva, 80-70 all'ora, hai il beneficio soltanto di meno del 10% di quello che la macchina sarebbe in grado di darti alla velocità massima. Voi partirete con una configurazione un po' più turismo, quindi non avrete il pacchetto aerodinamico degli 820 kg, e se ti dicessi nuovamente quello che succede a 130 all'ora e a 80 all'ora, avrete sostanzialmente meno del 10% a 130 e meno del 4% a 80 all'ora. In pratica tutto quello che stiamo facendo al volante di questo mirabile manufatto di carbonio lo stiamo vivendo sfruttando solo una percentuale minuscola del suo potenziale. Un'inezia quindi clamorosamente divertente. Perché soprattutto quando la guida diventa veloce, la precisione dello sterzo e la coppia del motore ti permettono di giocare come non ti aspetteresti dalla stessa auto che in una pista è capace di generare oltre 2 G di accelerazione laterale. Insomma, la Dallara stradale, un'auto scientificamente minuta, nata sotto l'ala di un gigante e che gioca a fare il peso massimo in pista sfruttando l'aria come non si era mai visto, almeno su strada, almeno con una targa, almeno finora. Probabilmente ci sarà qualcuno che ci seguirà, qualcuno rimarrà sulla potenza motore, va benissimo, non c'è chi ha ragione e chi ha torto. È un modo diverso di pensare l'automobile ed è il modo di dire automobile da competizione, la metto su strada e capisco che le due cose possono stare assieme. Ma l'effetto che mi fa, non so neanche io come chiamarlo, è di tranquillità, di pace. Cioè non andrei più via, continuerei a fare avanti e indietro tra il Falsarego e Cortina, perché è bello.
lasciarsi guidare, credere nella macchina, che lei c'è e ti aiuta, ti supporta. Quello è la cosa più divertente, più importante, più eccitante che ti dia. Quello è il divertimento, no? Dire la prossima volta che passo di qua vado più forte. E questa è l'ultima macchina che ha fatto, che come dice lui, dice ci ho messo tutti i miei errori. Ha messo tutti gli errori della sua vita, li ha messi in questa macchina, cioè li ha corretti perché ha imparato. E difatti per noi questo qui è il suo sogno, ma è anche il livello massimo che la nostra azienda pensa di poter portare sul mercato. In termini delle nostre 3 competenze, fibra di carbonio, aerodinamica e dinamica del veicolo attraverso i simulatori. Quando abbiamo visto che, seppure con sfumature diverse, io la pensavo più spartana, mentre invece sta diventando anche più evoluta di quanto la pensassi io, non dovrei mai occuparmi di marketing o cose del genere, insomma, sono rimasto indietro, o quantomeno dovrei cercare di accelerare la mia crescita per farlo. Vabbè, i trucchi per salire, se ci riesci, come dico, uno di 83 anni ci riescono tutti, bisogna salirsi un pochettino indietro. Ci si appoggia con l'altra mano e via. Fatto.